Aggiornamento di calciomercato Inter durante questa sosta per le nazionali in cui qualcosa si sta effettivamente muovendo. E allora le parole di Beppe Marotta, che prima della partita contro il Salisburgo di fatto aveva detto che a gennaio non si sarebbe fatto nulla, non si sarebbe mosso nulla, sanno un po' di bluff, diciamolo, in pieno stile Marotta. Ecco, anche perché il giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato che immagino conoscerete, proprio nelle scorse ore ha detto che di fatto lui si aspetta a gennaio che l'Inter faccia qualcosa. Secondo lui l'Inter qualcosa in entrata farà durante il prossimo mercato di gennaio, anche se non sa e non è ancora chiaro che cosa, perché l'Inter stessa di fatto deve decidere. E in questo senso credo che il rientro dalla sosta con le sfide di fine novembre, soprattutto del mese di dicembre, saranno veramente fondamentali sia per il campo ma anche per delineare le strategie che poi si riveleranno decisive per il finale di stagione. Ne parliamo allora in questo nuovo episodio di oggi in cui proviamo a fare anche delle ipotesi insieme che poi andremo ad approfondire nella diretta alle 19:30 e nei prossimi contenuti. Quindi innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Vi invito a lasciare subito un mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. Siamo vicinissimo ad un altro grande traguardo insieme e soprattutto iscrivendovi non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. E allora oggi parliamo di mercato e come detto ci sono secondo me soprattutto due cose che stanno facendo pensare al mercato in entrata in casa Inter. La prima rimane ovviamente l'attacco, un tema che ci portiamo avanti alla scorsa estate dove Arnautovic rientra dall'infortunio e ad oggi non si è praticamente ancora visto. Alexis Sanchez ha un contratto invece fino al termine di questa stagione e già tra l'altro dal ritiro con la nazionale parla di Messico, di Stati Uniti per il suo futuro, da capire se a gennaio come qualcuno sostiene o a giugno, credo che sia più probabile eventualmente. Ecco, dal rendimento di loro due chiaramente in questo mese e mezzo che ci separa dal mercato di gennaio dipenderà molto del mercato dell'Inter e delle strategie, perché è vero che in rosa ci sono dei centrocampisti che possono anche essere adattati insieme ad una punta, ma due punte alternative affidabili alle spalle di Lautaro Martinez e di Thuram è il minimo, ecco, per giocare con il 3-5-2 e soprattutto per puntare ai grandi obiettivi che l'Inter e Inzaghi vogliono raggiungere in questa stagione. Se non convincono Arnautovic e Sanchez, qualcosa sul mercato con ogni probabilità andrà fatto. Quindi il nome di Taremi è un nome che vi confermo, vi ribadisco, è sempre lì, rimane concreto per l'Inter che continua a seguirlo e piace, anche se poi avrebbe la Coppa d'Asia. Attenzione poi alla possibilità di cogliere delle opportunità che sarebbero più in ottica estiva, ma magari da anticipare a gennaio, anche nell'ottica di sostituire poi soprattutto Sanchez al termine della stagione e dei nomi in questo senso li abbiamo già fatti in un contenuto che trovate sul nostro canale. La seconda motivazione però che spinge l'Inter a guardare al mercato è legata anche a Juan Cuadrado. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana e in questi giorni. Cuadrado ha questa infiammazione al tendine d'Achille che continua a tormentarlo e per ora a quanto pare è difficile stabilire con certezza quando tornerà a disposizione e soprattutto quando tornerà ad essere anche utile, ecco, ad Inzaghi. Il risultato è che con l'infortunio di Pavard, che però per metà fine dicembre potrebbe farcela rientrare, e lo stop di Quadrado, ecco, l'Inter adesso sulla fascia destra è piuttosto corta. L'abbiamo visto anche l'altra sera con qualche problemino di Dumfries. Quindi c'è Dumfries come quinto di destra, Darmian e Bissac come terzi di difesa e poi le altre sono tutte soluzioni adattate, come Darmian che torna a fare il quinto, De Vrij spostato a destra nella difesa 3, eccetera. A livello numerico, quindi abbiamo visto comunque che ci saremmo anche, però è chiaro che la coperta la stai tirando un pochino da una parte e dall'altra, quindi non è magari la soluzione ideale per affrontare la volata a fine stagione in cui si vogliono raggiungere obiettivi importanti. In questo senso, quindi, io credo che anche per il sistema di gioco che Inzaghi impiega, che valorizza molto, sfrutta molto gli esterni e quindi li sostituisce anche spesso, ecco, gli esterni sono decisamente importanti. Quindi se Quadrado continua a non dare garanzie, l'innesto di un nuovo esterno a gennaio diventerà una possibilità molto concreta. Tant'è che si è tornato a parlare in maniera interessata ed interessante anche di Buchanan del Club Brugge, che era già seguito durante il mondiale scorso. Si è parlato anche di Ghiai, un giovane classe 2004 del San Lorenzo in Argentina, quindi
qualcosa sull'esterno destro effettivamente si sta muovendo, anche nell'ottica del fatto che Dumfries tratta il rinnovo e anche in caso di rinnovo in estate comunque può diventare giocatore da player trading, e quindi si potrebbero anche pensare di mettere un giocatore subito, farlo ambientare e poi sostituire Dumfries, cosa che con Gosens su Perisic non era andata benissimo, però era un altro caso. Allo stesso tempo vi metto sul tavolo anche uno spunto di riflessione per fare tutti i ragionamenti e arrivare poi ad una conclusione insieme. Nelle scorse ore abbiamo pubblicato sui nostri canali un approfondimento in cui parlavo di 16 cose che abbiamo, secondo me, imparato sull'Inter 23-24 in queste prime 16 partite di questa stagione. Una è rimasta fuori, ma ci viene comoda ora, secondo me, da analizzare, perché ho la sensazione che il grande impianto di gioco che ha costruito Simone Inzaghi con un grande lavoro sia difficile da acquisire in tempi brevi per dei nuovi giocatori che arrivano da fuori. E a parte Sommer e Thuram, che per forza di cose sono stati lanciati da titolari e mai messi in discussione all'inizio della stagione, gli altri nuovi arrivi dell'estate ho avuto la sensazione, ecco, che devono ancora entrare del tutto nei meccanismi, cosa normale, soprattutto in un contesto che è molto di squadra e poco individuale, a differenza di quello che dicono alcuni. E mi viene anche da pensare che lo stesso Inzaghi, anche se sta cercando secondo me di coinvolgere più giocatori, lo stiamo vedendo, si fida ancora molto di quelli che conosce meglio, di quelli un pochino più esperti probabilmente. E quindi questo può diventare un doppio problema per eventuali acquisti di gennaio, anche perché storicamente a gennaio, ecco, citavo Gosens, ci ricordiamo degli esempi positivi, magari Eriksen che ha avuto un buon impatto anche all'inizio, Ashley Young forse è stato uno dei migliori, ecco, come impatto immediato, un giocatore che ha fatto benissimo fin da subito appena arrivato nel mercato di gennaio, e poi è stato un calciatore era comunque un giocatore di grande esperienza già. Poi c'erano stati forse Rafinha, o torno più indietro Pazzini, o bisogna addirittura tornare a Goran Pandev. Ecco, nel mezzo tra questi esempi andati bene, però ci sono stati anche i Caicedo, ci sono stati i Gosens appunto, Victor Moses, esatto, Cedric Soares, Lisandro Lopez e altri ancora che non hanno funzionato moltissimo. Perché il mercato di gennaio è sempre un mercato molto particolare, soprattutto se ti aspetti di andare a comprare un giocatore che ti dia un impatto subito. E allora in questo senso occhio eventualmente anche ad una possibilità interna, nel senso che come Arnautovic e Sanchez devono convincere in attacco in queste settimane, se Bissek viene coinvolto di più e si dimostra pronto, ecco, a fare il vice Pavard quando recupererà, con lui e Pavard lì a destra, De Vrij e Acerbi al centro, Darmian e Dumfries sulla corsia di destra, numericamente l'Inter sarebbe già a posto per coprire quella zona di campo che oggi invece sembra un pochino in difficoltà. Detto questo, personalmente io un esterno lo andrei ad inserire, se si può prendere dal mercato, considerando che le prospettive di cassa e di bilancio sembrano tornare verso l'ottimismo, magari andando a puntare su un giocatore che già conosce il campionato o comunque abbastanza pronto già da gettare nella mischia, non un giocatore totalmente da formare e ancora da scoprire. Non so voi che cosa ne pensate, vi chiedo se secondo voi serve un esterno oppure preferireste magari un attaccante o addirittura anche un difensore, perché l'ipotesi di anticipare il colpo Jalot dal Lille, giocatore che l'Inter vuole prendere a zero in estate e sta rientrando dall'infortunio, è un qualcosa di cui qualcuno parla, oppure c'è anche il famoso Chalobah del Chelsea che l'Inter ha seguito a spesso e adesso al Chelsea non sta giocando, quindi potrebbe partire anche in prestito, per esempio. Quindi son curioso di sapere qual è secondo voi la priorità, fermo restando che bisogna prestare anche attenzione alle liste, quindi qualcuno dovrebbe poi uscire per fare entrare un nuovo arrivo, se appunto Quadrado che non convince o un altro giocatore della rosa. Scrivetelo nei commenti la vostra opinione, poi la leggeremo in diretta alle 19:30 e ne approfondiremo anche per fare altri contenuti sui nomi per ciascun ruolo, quindi vi aspetto nei commenti. Vi ricordo la possibilità di abbonarvi al nostro canale se non lo avete ancora fatto e di sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti, li trovate sulla piattaforma da cui ci state seguendo, su passioneinter.club se volete entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Fateci un salto, tanti vantaggi e un ambiente sano, bello in cui condividere l'interismo con lo staff di Passione Inter, sostenendo il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, allora lo lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.